Ciao a tutti ragazzi, grazie alla sensibilità dell'amico Stefano, dopo aver fatto un corso di apicoltura e aver acquistato all'interno del corso questa Datant, ho l'occasione di farvi vedere la modifica di queste arnie per farle diventare da arnie per apicoltura razionale ad arnie naturali. Quindi Stefano, come tanti altri, ovviamente ai primi corsi, essendo corsi di apicoltura razionale, viene consegnato l'acquisto di una Datant o Langstroth, quello che sia. Lui durante il corso, che tra l'altro poi ha abbandonato, si è reso conto che non era il tipo di apicoltura che voleva portare avanti, quello che è successo a me del resto, però io sono stato più fortunato perché avevo acquistato solamente un'arnietta in polistirolo, quindi non l'ho mai usata, ma non è stato un problema. Però giustamente per chi si ritrova a pentirsi di aver comprato una Datant oppure gli viene regalata o per qualsiasi altro motivo, però voglia portare avanti un'apicoltura naturale, questo è il video giusto. Vi farò vedere passo passo la modifica che porterà a far diventare questa Langstroth una piccola arnia perone, ma io vi farò vedere anche la versione di una grande varré, in modo che ci sarà la possibilità di poter sollevare telaino per telaino, sempre se le api non decideranno di costruire in maniera disordinata. Però orientativamente ci sarebbe la possibilità di tirar fuori un telaino invece che tirar fuori tutta la parte sopra del melario. Quindi andiamo avanti e poi vedremo le varie modifiche da fare. Allora, la prima cosa da fare è creare la finestra per le osservazioni, quindi dare meno fastidio possibile alle api. Vi consiglio di non andare troppo oltre per non indebolire ulteriormente la struttura, quindi qui tenendo fede alla scanalatura della maniglia siamo a 16 per 19, poi è chiaro che un centimetro in più non cambia di molto. Questo è il risultato. Adesso il prossimo passo sarà quello di fare all'interno il canale per poggiare il vetro. Quasi finito il canale, come potete vedere, basta un piccolo pantografo. Non vi nascondo che qui va fatto tutto a mano, quindi c'è una certa difficoltà. Quindi se non siete proprio esperti io eviterei, perché può essere pericoloso, ok? Meglio che ve lo fate fare da un falegname nel caso. Andiamo avanti. La cosa che faremo sarà togliere tutte le ferraglie a contatto con le api, che ci ringrazieranno. Quindi toglieremo anche i distanziatori per i telaini che non ci servono. Ci farà comodo il battente su cui andremo poi a appoggiare il pettine, quello classico della perone, ovviamente adattato qui. Ecco fatto, tutta la ferraglia è stata tolta. Andiamo avanti. Questa la toglieremo soprattutto per rimpicciolirla, cioè vedete l'ingresso quanto può essere gigantesco, quindi grande dispersione di calore, oltre che una superficie da difendere non indifferente, e la faremo la classica entrata della perone, che è 9 mm per 5 cm, in modo tale che anche i calabroni, se dovessero voler entrare, avrebbero grandi difficoltà, ma la regina comunque passa. Questi sono i fondi, li andiamo a trattare come al solito col Sosuijiban, fatti in legno in maniera che non sono tossici. Adesso, dopo aver montato il melario sulla struttura per farlo diventare parte del nido, sto controllando le misure della griglia che sto preparando, quella che viene chiamata includi regina nell'ambito dell'arnia perone. Anche la griglia includi regina è finita, eccola qui. Ho riutilizzato il sistema che ho inventato per tenere le barrette delle varree, per posizionare velocemente la grata. Ecco qui. Adesso andremo a bruciare e sanificare il tutto e abbiamo fatto. Prima di mostrarvi il risultato delle modifiche, vi mostro brevemente, faccio una parentesi sulla modifica per realizzarla come una varré, ok? Quindi si tratterà di fare su ogni melario che verrà aggiunto in futuro, oltre quello fisso del nido, il foro d'ingresso, perché questi verranno in teoria tolti per la smielatura, anche se nella varela
abbiamo la possibilità di togliere una barra, 2 barre, quello che vogliamo, per non togliere troppo miele. Quindi faccio questa parentesi, faccio vedere, non è nient'altro che la stessa cosa che abbiamo fatto nelle barre. Potete andare a vedere il video, vi metto sopra a destra la scheda dove potete cliccare per vederlo. Intanto vi faccio vedere, potete fare le barre o 24-24 se volete per risparmiare legno, anche 24-20, l'importante è che la larghezza sia 24, ok? L'altezza almeno 20, vedete ci resta un pochino, che non è un problema. Non dovete fare altro che, vi suggerisco almeno di fare come il sistema che ho ideato io, quindi mettete il primo chiodo a 9 mm, poi con uno spessore mettete il secondo chiodo e andate avanti così fissando tutte le barre con la stessa misura dei 9 mm interni, ok? Questo un domani sarà la barra che andrete a tirare su. Ovviamente i favi non saranno grandissimi perché avranno l'altezza del melario e quindi sarà tutto molto possibile, molto fattibile. Come avrete notato, se la vostra scelta ricadrà sulla Varré, vi ritroverete i favi molto più lunghi e soprattutto se lascerete l'ingresso da questo lato a favo freddo. Quindi dovrete scegliere se farli a favo freddo, io vi consiglio di no, di farli a favo caldo, quindi fare il foro sulla parte laterale, ok? Oltretutto avrete i favi molto più lunghi, visto che sarà appoggiata rispetto all'arnia la parte longitudinale, ve lo mostro sull'escludi regina, come vedete saranno molto più lunghi. Ma ripeto, non sarà un problema essendo molto basso, essendo un modulo da melario. Adesso andiamo avanti e vi mostro i risultati delle modifiche. Ci siamo? È praticamente finita la modifica, dobbiamo soltanto aggiungere il melario. Qui c'è la finestra terminata e montata con il vetro, vedete che spettacolo, guardate che visuale. L'altra cosa importante che dobbiamo modificare è l'ingresso esageratamente grande, direi enorme, e lo andiamo a modificare in questa maniera, come vedete, portandolo alle misure della perone. Altra importante cosa sarà il coprifavo o come lo volete chiamare, sottotetto, perché quest'arnia ne era sprovvista, c'era direttamente il coperchio, quello in lamiera, quindi inaccettabile. La griglia, che adesso tolgo così vi faccio vedere all'interno, molto facile da togliere, sicuramente meglio con 2 mani, e il fondo che è stato fatto in legno massello e tolta la rete. Questo che non vi avevo fatto vedere, è stato aggiunto il melario che farà comunque da nido e un foro da poter utilizzare come ingresso oppure per aiutare l'estate se fa troppo caldo per la ventilazione. Questo è tutto quello che potete fare per far diventare la Datant un'arnia da razionale a naturale. Ecco fatto, è finita. E intanto colgo l'occasione per ringraziare di nuovo Stefano dell'Orto di Gino che mi ha dato l'occasione di fare questo video. Spero vi possa essere utile per recuperare le Datant in maniera super naturale. Con questo è veramente tutto, vi ringrazio soprattutto chi ha voluto sostenere il canale, se vi fa piacere fatelo anche voi, iscrivetevi, mettete mi piace. Grazie a tutti e alla prossima, ciao da Renato Top Bar.